Il lascito di Giorgio Armani, tra affetti, continuità e visione strategica del futuro della Maison. La scomparsa di Giorgio Armani, avvenuta lo scorso 4 settembre a 91 anni, non ha lasciato soltanto un vuoto nel mondo della moda internazionale, ma ha aperto le porte a un testamento che è esso stesso un capolavoro di precisione, visione e volontà di protezione. Conosciuto per il rigore estetico e la capacità di costruire un impero senza mai tradire la propria idea di stile, Armani ha applicato lo stesso principio alla gestione della sua eredità. Nessuna improvvisazione, nessuna ambiguità, ma un disegno attentamente calibrato che intreccia affetti, continuità e scelte strategiche. L'apertura dei due testamenti manoscritti, redatti il 15 marzo e il 5 aprile di quest'anno, ha svelato un mosaico complesso che mette al centro la Fondazione Giorgio Armani, ma che distribuisce responsabilità e poteri decisionali con un equilibrio quasi ingegneristico. Tutto il capitale della Maison Giorgio Armani SpA, cuore pulsante di un impero stimato tra gli 11 e i 13 miliardi di euro, confluirà alla fondazione, che diventa dunque la depositaria della creazione dello stilista. Eppure Armani non ha voluto che fosse la fondazione ad avere un controllo esclusivo e monolitico. Al contrario, ha studiato un sistema che distribuisce i diritti di voto tra le persone che hanno rappresentato i suoi legami più forti. Leo Dell'Orco, compagno di vita e collaboratore di lungo corso, avrà il 40% dei diritti di voto, una quota che ne fa il vero garante operativo della continuità. La fondazione si fermerà al 30%, mentre ai nipoti Silvana Armani e Andrea Camerana andranno rispettivamente il 15% ciascuno. Un disegno che da un lato valorizza la dimensione affettiva e personale, dall'altro impedisce che il potere si concentri in una sola mano, favorendo un bilanciamento destinato a durare. Dell'Orco, oltre a questo ruolo cruciale nell'azienda, è anche il beneficiario di numerosi diritti di usufrutto vitalizio. Potrà godere delle residenze e degli immobili che Armani aveva raccolto in una galassia immobiliare tenuta separata dalla Maison di moda. Ville a Pantelleria e a Broni, la residenza caraibica ad Antigua, la proprietà in Costa Azzurra, fino al celebre palazzo di via Borgonuovo a Milano, con le sue 101 stanze, resteranno nella disponibilità di Leo finché vorrà viverci. La nuda proprietà, invece, è stata destinata alla sorella Rosanna e ai nipoti, a conferma di un disegno che non dimentica la famiglia, ma che al tempo stesso tutela la continuità dello stile di vita condiviso col compagno. Nemmeno gli interni della dimora milanese sono stati trascurati. Armani ha chiesto che gli arredi e le opere restino dove sono, preservando l'atmosfera della sua casa, con due sole eccezioni, un quadro di Matisse e una fotografia di Man Ray. Un altro segno della meticolosità dello stilista si coglie nelle clausole che riguardano il futuro della Maison. Entro 12-18 mesi la fondazione dovrà cedere una quota del 15% del capitale a un partner strategico scelto tra i grandi colossi del lusso, come LVMH, Essilor Luxottica o L'Oréal. E non è tutto. Tra il terzo e il quinto anno dalla sua scomparsa potrebbe essere messa in vendita un'ulteriore quota, fino al 54,9%, oppure essere valutata la strada della quotazione in borsa. In ogni scenario, però, la fondazione dovrà mantenere almeno il 30% della società, garanzia che il marchio non perda mai del tutto il legame con le radici volute dal fondatore. È la prova che Armani, pur radicato nella sua indipendenza, aveva compreso la necessità di una futura apertura a investitori forti, senza che questo significasse cedere il destino della Maison a logiche puramente finanziarie. Accanto a questi dettagli patrimoniali si intravede anche la volontà di costruire una narrazione coerente con la sua vita. Armani, uomo riservato e apparentemente distante, ha in realtà affidato gran parte della sua eredità simbolica a chi gli è stato più vicino nel quotidiano. Non ha scelto i legami di sangue in maniera esclusiva, ma ha saputo distribuire ruoli e diritti fra famiglia e compagno, affidando alla fondazione il compito di preservare l'identità culturale e stilistica del marchio. Una scelta che è insieme privata e pubblica, affettiva e strategica.